raccontato le cose, ma volevo fare una piccola cronologia da imprenditore che ha vissuto queste vicende all'interno dello stabilimento. Comunque alle ore 4 della domenica quelli che dormivano come me si sono trovati sballottati da tutte le parti con salti tipo, quando lo racconto, come quando ero bambino che giocavo a fare i salti sul letto. Poi è finito il pomeriggio, siamo andati tutti a lavorare, si sono presentati spontaneamente, non abbiamo chiamato nessuno, e si sono presentati tutti, abbiamo creato una unità di crisi. Come vedete il capannone è piuttosto grande, questa parte sono circa 70.000 metri coperti. E con questa unità di crisi siamo andati ad ispezionare un po' tutto lo stabilimento. Siamo arrivati fino a sera, c'era anche l'ingegner Bignardi che era con noi insieme al nostro architetto. Questo ingegner Bignardi tra l'altro è venuto a mancare martedì mattina alle ore 9, è una delle vittime purtroppo dello scisma di martedì. Dopodiché il lunedì abbiamo fatto tutte le nostre operazioni per la messa in sicurezza di tutto lo stabilimento e il martedì mattina siamo andati sempre con le squadre per la sicurezza e con qualche reparto produttivo che poteva iniziare a lavorare. Fortunatamente c'è stata una piccola scossa e quindi abbiamo messo in libertà le persone e alle 9 è venuto lo sconquasso che ha creato dei danni piuttosto rilevanti. Purtroppo, sì, per fortuna, dico per fortuna perché c'erano alcuni che volevano continuare a lavorare, abbiamo messo in libertà tutte le persone, quindi alle 9 non è successo nulla, non abbiamo avuto feriti, non abbiamo avuto nulla. Però io ero negli uffici al terzo piano, mi sono abbracciato ad una colonna ed ero sbatacchiato di qua, di là, sopra e sotto. Vedendo così, anche abbiamo degli uffici in Giappone dove noi abbiamo frequentemente dei terremoti, però quel terremoto che è avvenuto da noi mi sembrava un po' più alto del 5-9 che hanno detto, così mi sembrava che fosse, vederlo e viverlo sono due cose diverse. Comunque adesso noi abbiamo praticamente il 50% degli stabili che sono rimasti praticamente su quasi tutti. Per fortuna hanno avuto una grandissima resistenza. Purtroppo una parte, ci sono stati 3 piccoli crolli, ma il grosso problema qual è? Che le colonne, tutte le strutture non hanno più la resistenza originale, hanno perduto circa il 70% della resistenza, per cui non potendo andare dentro ai capannoni a controllare i danni che sono successi, non possiamo neanche sapere, non possiamo fare nessun tipo di programma, non possiamo sapere cosa ci riserva quando andremo dentro, e quindi questo è uno degli aspetti più gravi che ci sono. Questa è la piccola cronologia se volete che posso proseguire nel discorso. Quindi cosa succede? Adesso è arrivato il momento delle riflessioni, cosa fare e cosa fare nel futuro. Il problema, come diceva il Presidente Pietro, ci sono 4 aspetti fondamentalmente importanti che sono i capitali. Ora, per chiamare le gru, per avere i fornitori, eccetera, eccetera, servono dei capitali e specialmente per rimettere in sesto queste cose abbiamo stimato, facendo una visione aerea del nostro stabilimento di Ponte Motta, che ci siano 30-35 mila metri quadrati da mettere a posto. A parte il tempo che sarà abbastanza lungo, il problema è anche, la prima parte del problema sono i capitali, ci vogliono dei capitali. Voi pensate, adesso parlo in nome di tutti gli imprenditori della Bassa, la crisi ha depauperato le aziende di capitali. Il mancato fatturato di questi giorni, noi non abbiamo fatturato nulla in questi 15 giorni. I costi corrono, il fatturato manca, quindi si aggraverà ancora di più lo stato dell'indebitamento delle società, le banche avranno delle difficoltà, immagino, spero di no, ma i parametri di Basilea 2, mancando i capannoni, cosa si può dare in garanzia?
E quindi ci servirebbe, dal mio punto di vista, per quanto riguarda i capitali, un intervento straordinario da parte dello Stato, ma non come si è ventilato di prestiti a basso tasso. Qui servono dei soldi immediatamente, dei finanziamenti a lungo termine e soprattutto a fondo perduto, almeno una parte. Perché in realtà la Bassa Modenese, come diceva il Presidente Pietro, in questi anni ha contribuito molto alle casse dello Stato, perché facendo l'1% del PIL evidentemente ha pagato molto, quindi qualcosa magari potrebbe tornare anche al territorio sotto forma, per esempio, o in proporzione alle tasse pagate da parte delle aziende. L'altro problema sono le maestranze. Questa è una zona con grandi offerte, ci sono molte offerte, quindi un depauperamento della conoscenza delle imprese. Parlo della conoscenza perché il nostro territorio, il patrimonio, vorrei dire, proprio il miglior patrimonio che abbiamo è la gente che sa lavorare, sa come fare per fare le cose. La stessa cosa che viene fatta in un altro paese, qui la fanno e comunque la fanno migliore. Si va dal tessile, si va alla meccanica, si passa dal biomedicale e così via. L'altro problema fondamentale è il mercato. I clienti sono volatili perché c'è molta offerta da parte anche della concorrenza e quindi la concorrenza si sono già fatti avanti con i nostri clienti, sono già andati a dire ma visto che loro tra l'altro hanno creato anche qualche tragedia, visto che non vi possono fornire venite da noi eccetera eccetera, un po' di magazzino ancora l'abbiamo, però abbiamo già avuto annullamenti di ordini e il commissionato sta scemando di giorno in giorno, si sta riducendo. La perdita dei clienti, uno dice, beh, quando si ricomincia a lavorare si riprendono i clienti, ma chi conosce il mercato sa che per riprendere i clienti servono anni. Quindi la conseguenza di tutto questo è che nel medio termine si può ipotizzare una perdita di posti di lavoro piuttosto rilevante. Quindi, visto che ci sono tutte le autorità, tutti coloro che possono prendere decisioni, il problema fondamentale oggi è il fattore tempo. Non possiamo aspettare. Queste cose vanno fatte subito, immediatamente.